Ciao amici V-Drive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo al volante della nuova Volkswagen T-Cross, spero avete già visto la nostra recensione di quest'auto. Se non l'avete fatto vi linko in basso il video o qui in alto nelle schede. Prima di farvi vedere un po' tutto il sistema infotainment, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare le notifiche premendo sulla campanellina, seguirci anche sui nostri social Facebook e Instagram. Veniamo a noi, accendiamo il sistema infotainment da questo tasto. Allora, cominciamo col dire che abbiamo 8 pulsanti: radio, media, phone, voice, app, sound, car e menu. Ora sono sul menu e come potete vedere, bene o male, vengono riproposte tutti questi pulsanti fisici, tra virgolette, che sono in realtà è un touchpad, non è un vero e proprio tasto. Vengono riproposte qui, quindi radio, media e così via. Partiamo un po' dal primo, che è la radio, qui in alto. Radio ovviamente è il radio DAB, quindi si può scegliere o la radio FM normale oppure la radio DAB, con 6 tasti per i preferiti, anche di più in realtà, sono 18, e vedete per esempio qua basta scegliere la radio, oppure si può scegliere in manuale con un cursore per gli FM, oppure c'è anche l'elenco emittenti, quindi possiamo prendere manualmente tutte le varie emittenti. Media. L'auto adesso è collegata con il mio telefono via Bluetooth, possiamo collegarla anche tramite USB, possiamo inserire un CD e una scheda SD. Adesso vi faccio vedere tutte le varie sorgenti, infatti CD, scheda SD, 2 porte USB e audio Bluetooth, come in questo caso. Adesso in questo caso il telefono è collegato su Spotify, perché io uso solo Spotify, non ho canzoni sul telefono, quindi in realtà per far partire Spotify devo prima farlo partire sul telefono e poi posso comandarlo sul display. Parliamo appunto di telefono, andiamo sulla sezione phone. Come potete vedere in alto abbiamo in primis il megafono per la voce, poi abbiamo Bluetooth, il segno che il telefono è collegato con l'auto, la batteria e le tacchette per il 3G o il 4G. Quindi ora abbiamo qui 6 preferiti che si possono aggiungere, posso chiamare qui il numero, quindi qua c'è un tastierino per inserire il numero, poi abbiamo contatti, quindi c'è la lista di tutti i contatti, tutti i miei contatti, e poi si può anche cercare ovviamente, SMS per inviare un nuovo SMS o comunque, che vedete, riceverlo. Adesso io mando un messaggio, per esempio ciao, Ciao. ecco, me lo legge anche a Carlo, però adesso l'annullo. Poi ho le chiamate, quindi posso tutto il registro delle chiamate effettuate e ricevute, e quindi un setup davvero molto semplice da utilizzare, anche se c'è un però, perché non è molto chiaro con i tasti del volante. Adesso lo andremo a vedere. Parliamo di Voice. Voice è un sistema per il comando vocale però che non funziona su tutti i modelli, infatti è un pacchetto che va acquistato a parte. Però se volete risparmiare dei soldi vi consiglio di utilizzare l'app. Allora, come potete vedere non c'è nessun Navi o Nav, non è una cosa tanto negativa, perché ragazzi ovviamente siamo nel 2019, chi non ha uno smartphone con Android o iOS sopra, quindi basta andare su app e troviamo Android Auto, Apple CarPlay o MirrorLink. Quindi molto semplicemente basta collegare il telefono con Android Auto e Apple CarPlay. Se non sapete come funzionano, vi ricordo che noi abbiamo fatto un video focus su Apple CarPlay e Android Auto proprio su una Volkswagen, che è la Volkswagen Polo. Vi lascio il link in descrizione e anche in alto le schede. Quindi dicevo, tramite Android Auto, in questo caso Apple CarPlay, voi potete collegare il telefono e utilizzare Google Maps, le mappe di Apple, o anche OK Google o Siri come comandi vocali per chiamare, mandare messaggi e così via. Andiamo su Sound permette di regolare tutte le varie impostazioni tipo il volume, comunicati radio, volume massimo all'accensione, il bilanciamento, vedete? Quindi molto fluido e intuitivo. Car, invece, parliamo del setup un po' dell'auto, vedi, stato del veicolo, possiamo vedere i pneumatici, in che posizione stanno, possiamo settarli anche, non ci sono errori. Vediamo, clicchiamo su setup e possiamo andare a guardate quante impostazioni ci sono. Per esempio andiamo sulle luci, le frecce comfort, l'illuminazione all'interno, le funzioni coming home e living home, che sono praticamente quando noi spegniamo la macchina le luci rimangono accese per un po' di tempo, oppure
quando accendiamo la macchina da remoto si accendono anche le luci. Oppure per esempio parcheggio e manovre, l'attivazione automatica dei sensori, oppure il freno di manovra, quindi se noi usciamo da un parcheggio e non vediamo un'auto, l'auto frena da sola. Poi partiamo di menu, parliamo del menu, l'abbiamo già visto, però in più ha la sezione immagini, quindi con le immagini del telefono potete andare si possono vedere delle immagini, insomma è una funzione per me un pochino inutile. Bene, molto molto sintetico, abbiamo visto tutto quello che si può fare su questo sistema di infotainment, ma adesso vi voglio portare un po' sul volante. Purtroppo noi non abbiamo il Virtual Cockpit, sarebbe interessante fare anche lì un focus, però abbiamo un piccolo schermo monocromatico in cui ci sono diverse informazioni e adesso vorrei farvele vedere. In primis sul volante ho a sinistra i tasti per il cruise control e per il volume, mentre a destra ho i tasti per impostare e modificare tutte le impostazioni qui e le varie schermate di questo piccolo schermo. Allora, premo il tasto View per andare a modificare un po', come potete vedere, tutte le varie visualizzazioni. Premendo invece questi due tasti, i due cursori qui, posso cambiare tra telefono, stato veicolo, dati di marcia, quindi ora vado sui dati di marcia, con queste due freccette verso l'alto e verso il basso, posso variare da rifornimento carburante, percorrenza, vedete queste cose qui. Adesso vado su assistenti, qua posso impostare tutti gli assistenti alla guida, lane assist, ACC, limite velocità, blind spot, assistenza uscita parcheggio e così via. Poi audio, ecco, adesso c'è un piccolo problema. Io ho notato, durante questa prova, che per fare una telefonata non ci sono tasti per avviare una telefonata né per spegnerla. Ho notato però che l'unica cosa, ecco, per esempio, vi faccio vedere, ora sono sul stato del veicolo, anzi no, andiamo sui dati di marcia. Se adesso io voglio fare una telefonata, l'unico modo per telefonare è andare sul menu, premere telefono e fare la telefonata. Ovviamente è una cosa scomodissima per chi sta guidando, tranne a meno che non utilizziamo l'assistente di Google, scusatemi, o Siri tramite Android Auto e Apple CarPlay. L'unico modo per fare la telefonata è stare sempre su telefono. Su telefono io premo OK, anzi scusatemi, premo le freccette e mi escono tutti i numeri, vedete? Quindi io posso chiamare, adesso sto chiamando Carlo per esempio, posso chiamare e l'unico modo per annullare è fare sempre OK e quindi mi annulla la telefonata. Adesso passo il volume, annulla, fine telefonata. Adesso però riprovo a chiamare Carlo. Se io mentre chiamo Carlo cambio e vado sui dati di marcia, non c'è nessun tasto, cioè devo premere un tasto View per poi annullare la telefonata, quindi è un po' macchinoso sinceramente, non è comodo utilizzare, avrei sinceramente preferito di gran lunga due tasti per alzare la chiamata, o comunque anche un unico tasto per chiamare e poi per spegnere la telefonata. E la cosa assurda è che se noi andiamo sulle canzoni, io posso cambiare le canzoni tramite due tasti, il tasto che va verso l'alto e verso il basso, oppure i tasti di skip della canzone, quindi è una cosa un pochino inutile. A proposito di canzoni, se andiamo un attimo nella musica, adesso io parto qui con una canzone, ecco, ed adesso il volume è alto, scusate, adesso il volume è abbastanza alto, quindi potete sentirlo, posso anche modificarlo tramite il motore qui sulla plancia, ma guardate, se io chiudo il quadro, la canzone va avanti, ma io non posso né alzare né abbassare il volume dal volante, solo dal rotore di qua. Bene, il sistema infotainment mi piace, interessante, però questi dettagli forse avrei preferito che Volkswagen ci mettesse un po' più di cura. Fateci sapere cosa ne pensate di questo sistema infotainment. Ho visto che ci avete fatto tantissime domande su tutti gli altri infotainment, quindi fatecelo ancora, fateci sapere, contattateci anche via mail, su Facebook, su Instagram, fate quello che volete. Vi ricordo anche di iscrivervi nel nostro canale, attivare la campanellina per le notifiche e iscrivervi anche sui nostri social Facebook e Instagram.